Benvenuti ad un nuovo episodio dei Beceri Videoludici Show. Parleremo di un device molto utile a noi retro gamer, fatto poco di meno che in Italia. Ma prima, sigla! Ho sempre pensato che quando si parla male degli italiani si sbaglia di grosso. Sì, ci piace la siesta e la bella vita, ma ci sono sempre menti brillanti dietro l'angolo dove non te lo aspetti. Così ho conosciuto questo fantastico progetto legato specificamente al mondo del retro gaming guidato da Paolo e Leonardo. Per caso, Ciabatta SCART. Ad alcuni il nome potrà risultare un po' strano, ma gli autori ci hanno tenuto a chiamarla così, per dargli quel sapore un po' nostrano, dai. Chi non ha mai chiamato ciabatta una multipresa, ad esempio, e naturalmente un sapore retro? Ma perché, direte voi? Beh, Ciabatta SCART è uno switcher SCART dedicato al mondo del retro gaming, alle nostre vecchie console fatta apposta per noi, da appassionati per appassionati. Ha ben 16 ingressi e 2 output simultanei, quindi potrete giocare alla vostra console su CRT contemporaneamente, ad esempio, fare streaming tramite un upscaler e una scheda di acquisizione. La grandezza di questo progetto è anche che device del genere dedicati si contano sulle dita di una mano nel mondo. C'è G-SCART che non ho mai avuto modo di provare, c'è Hydra 2 di Lotarec in Polonia che possiedo e ci dovrebbe essere un'altra fatta tipo in Brasile ma di cui ho perso le tracce. Ah, poi c'è il super cinesone, ma lasciamo stare. Quindi, come vedete, la scelta non è molta. G-SCART richiede un rene per essere portate in Europa tra spedizioni e dogana. Hydra è un buon prodotto ma costoso, decisamente più della ciabatta SCART, e devo dire che l'assistenza, almeno nel mio caso, non è stata proprio delle migliori. Infatti cercherò di fare una seconda riparazione che richiede in Italia invece di mandarla al mittente per l'ennesima volta, in quanto non si è dimostrato proprio disponibile. Ma com'è la ciabatta SCART? La scatola è molto carina e ricorda tantissimo gli anni 80, realizzata da DJ Polystation. Ha anche la ciabattina come logo che mi ha fatto un sacco ridere. Esteticamente è molto carina, di un blu notte, scheda aperta e il classico plexi. Diciamo che è in linea con la moda del momento. Ha un low pass filter integrato da attivare tramite switch, ottimo se si fanno capture per diminuire il rumore su alcuni colori, un sync stripper integrato, sempre attivabile con interruttore che potrebbe risolvere i problemi di sync di alcune macchine, soprattutto quando si esce poi in digitale. Io ad esempio ho dovuto usarlo con il FrameMaster e la PS1. Uno switch che forza il composito, ma non l'ho provato perché si sa, nei beceri il composito non esiste. Uno switch di accensione, uscita left e right per l'audio, un bottone per switchare ingresso qualora ci fossero collegate più macchine accese contemporaneamente e un ingresso mini USB, il classico dei cellulari per intenderci, che ci servirà per poter alimentare la ciabatta con un semplice caricatore che oramai tutti abbiamo in casa. Abbiamo potuto intervistare l'autore in una puntata del podcast, anzi recuperatela, e ci ha detto che è stata una scelta precisa per poter riutilizzare qualcosa che sicuramente si ha a disposizione, anche se nelle prossime versioni mi hanno detto la cambieranno con USB-C molto più resistente. Ma insomma, veniamo al sodo.
Il video della ciabatta SCART mi ha sorpreso per la sua qualità. Sapete che qui siamo molto attenti alle catture e alla bontà delle stesse. Potete osservare come, ad esempio, rispetto ad un Hydra 2 il colore devi molto meno dalla palette originale e rimane decisamente più luminoso, quasi vicino alla macchina diretta. Non ho avuto nessun problema con nessuna macchina sia in 240p che in 480i e ha gestito bene anche segnali strani come quelli delle console PAL moddate a 60 Hz, in cui spesso il cristallo non ha la stessa identica frequenza della controparte NTSC. Purtroppo non gestisce il 480p, per il poco che possa servire con le macchine a cui è dedicato, ma Paolo mi ha assicurato che in una prossima revisione sarà supportato, addirittura con qualcosa di simile al Sync Regeneration della G-SCART, passando dall'integrato LM1881 all'ISL 59885. Ho provato con RetroTink 5X e OSSC praticamente tutte le macchine a mia disposizione e non ho avuto nessun tipo di problema. Naturalmente, se non ci sono problemi qui, il vostro CRT digerirà alla grande praticamente tutto. Se dobbiamo fare i pignoli e trovare qualche difetto, l'unico problema un po' più grave è l'impossibilità di disabilitare lo scan delle macchine connesse. Questo potrebbe dare problemi in alcune situazioni, ad esempio se avete due console accese contemporaneamente e se il segnale di sync di una si attenua per un periodo di tempo leggermente più lungo, è possibile che la ciabatta passi automaticamente all'altra console. Per questo motivo, quando non c'è nessuna macchina collegata, la ciabatta continua a fare scan cercando una porta collegata. Mentre sul CRT questo comporta qualche piccola linea su schermo, su Upscaler c'è un fastidioso rumoretto ritmico che mi irrita un po'. Comunque sembra che i ragazzi abbiano già intenzione di implementare la possibilità di scegliere. Poi c'è proprio il bottone delle uscite che è praticamente impremibile, è posizionato tra il plex e la scheda e per arrivarci praticamente infilo il dito e faccio leva sul plexiglass per premerlo in quanto il dito non ci passa. Anche qui ne abbiamo discusso e provvederanno a cambiargli la posizione. Ultima nota da pignolo: il plexiglass avrebbe bisogno di qualche vite centrale perché si flette sotto la pressione delle dita con molta facilità. Sono fiero che dei ragazzi italiani come noi abbiano dato vita a questo progetto e gli auguriamo tutto il bene possibile. Speriamo che risolvano i piccoli problemini che ha con le prossime release. Consiglio di prenderla, cacchio ragazzi, non c'è niente del genere che possiate prendere a chilometro zero, dedicata a voi e si piazza anche bene in classifica mondiale. Che volete di più? Correte a comprarla. I beceri videoludici vi salutano, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati. Ci vediamo la prossima volta.